First of all, as I said before, thank you for coming. Allora, intanto grazie per essere intervenuti. What we're going to do today is I'm going to cover three subjects: the beginnings, the origins of the earth, and the origins of life on the earth, and then hominoids, and then there will be a break and we'll talk about the Star Child skull. Allora, come è organizzata il mio intervento, sostanzialmente coprirò tre argomenti: le origini della Terra, le origini della vita sulla Terra e poi gli ominoidi, dopodiché ci sarà una pausa e seguirà poi una parte dedicata allo Star Child. Okay, let's begin at the beginning, which is what's called the Big Bang according to science. E cominciamo dall'inizio, quello che è stato chiamato il Big Bang dalla scienza. And what the Big Bang says is that in the beginning there was nothing, which exploded. Ecco, e quello che dice la scienza è che all'inizio non c'era nulla, che poi però questo nulla è esploso. And of course that leads to some problems in trying to explain the fact that they can't find enough matter to make this theory work. E il problema è appunto questo, che non si è riusciti a trovare materia a sufficienza per suffragare questa teoria. There is only 4% of the matter that is required for this to work. In effetti abbiamo prova dell'esistenza solo di quel 4% di materia che sarebbe invece necessaria affinché si verificasse veramente un Big Bang. So they invent things that you've heard of, they just invent them to make the math work. And these things are called dark energy, dark matter, and black holes. Per cui per poter far funzionare questa teoria sostanzialmente ci si affida a questi concetti che sono conosciuti come l'energia scura, i buchi neri e via dicendo. So according to science, 96% of everything is unseeable and unknowable. Per cui, sempre stando alla scienza, il 96% di tutto ciò che esiste in realtà è invisibile, cioè non si vede e soprattutto non lo si conosce. And they're perfectly okay with that. E la scienza è contenta e soddisfatta di sapere tutto questo. Sure, 96% missing, who cares? We have a theory. Beh, ci manca un 96%, ma che importa? Abbiamo la nostra bella teoria. Anyway, so one way or another, the universe does form. Ma in un modo o nell'altro comunque questo universo si è formato. And the best guess now is around 14 billion years ago. E stando alle teorie più convalidate, sembra si sia formato 14 miliardi di anni fa. The best guess for our solar system is 4.5 billion years ago. Per quanto riguarda invece il nostro sistema solare, sembra, appunto sempre per le teorie più convalidate, che sia formato 4 miliardi e 500 milioni di anni fa. We won't talk about the arguments about how it did or didn't happen. We'll just assume that it did because we're all sitting here and that's good evidence that it did happen. Per cui adesso non staremo qui oggi a discutere se è effettivamente avvenuto così o meno, poiché siamo qui oggi, diamo per scontato che questo sia il nostro punto di partenza. Protoplanet Earth. This is Earth forming at around 4.5 billion years ago with the rest of the solar system. Quindi insieme al sistema solare si è formato ovviamente anche il nostro pianeta, la Terra, 4 miliardi e mezzo di anni fa. And as you can see, it was a very hostile place, not a good place to be. E come vedete si trattava ovviamente di un ambiente molto ostile all'epoca, sicuramente non ideale per la vita. But 700 million years later, you have the beginnings of land beginning to form. Ecco che però a 700 milioni di anni di distanza si comincia a formare quella fisionomia della Terra che poi conosciamo anche noi. Rocky land appears around 3.8 billion years ago. Prime catene montuose che si forma intorno a 3 miliardi e 800 milioni di anni fa. But you see that atmosphere above the land was not like we have now, was not oxygen, nitrogen, it wasn't that.
E ovviamente, come vedete, l'atmosfera all'epoca non era quella che conosciamo noi oggi, formata da idrogeno, ossigeno, eccetera. The atmospheres of the other planets in the solar system, nitrogen, hydrogen, methane, carbon dioxide, things like that, not oxygen. Mentre l'atmosfera degli altri pianeti sappiamo che è formata non da ossigeno, bensì da idrogeno, da metano, da CO2, da azoto e via dicendo, ma non ossigeno. Oxygen is very rare in the solar system. A quanto pare il sistema solare, quindi l'ossigeno è molto raro. But our atmosphere is 21% oxygen. Ma l'atmosfera terrestre, come ben sapete, è al 21% formata da ossigeno. And the bulk of the rest of it is nitrogen, 74%. Il restante è azoto. But it's the oxygen that's the key, because oxygen allows for life. Ma ovviamente l'ossigeno è fondamentale per la vita, per garantire la vita. And higher life is the key. E qui stiamo parlando di vita di esseri superiori, ovviamente. So how did we go from this? How did the planet Earth go from this, with an atmosphere with no oxygen in it? E quindi come si è passati da questa situazione in cui l'atmosfera terrestre era priva di ossigeno to this incredible planet that we live on today? How did that happen? Al pianeta meraviglioso su cui viviamo oggi tutti noi. Quindi come si è verificato questo passaggio? Science says it's just by a long series of incredible coincidences. Secondo la scienza si tratta semplicemente di una lunga serie di incredibili coincidenze. Miracles. It's miracles. Miracle after miracle after miracle. Letteralmente una catena di miracoli. And people like me who are interventionists, intervention theory, interventionists, that's another word for you. E persone come me, che sono coloro che sostengono la teoria dell'intervenzionismo, cioè siamo intervenzionisti sostanzialmente. We say that it wasn't miracles, it wasn't coincidence, it was planned. It was made to happen the way it did. Ecco, noi sosteniamo che non si è trattato né di miracoli né di coincidenze, ma è stato tutto adeguatamente voluto e pianificato. Now I'm going to discuss some of the evidence for that and why we believe what we do. Potremmo discutere di alcune delle evidenze, delle prove che esistono e che ci portano a affermare quanto ho appena detto. The first life, according to science, appeared through a process called the primordial soup theory. Ecco, stando sempre alla scienza, il processo di formazione della vita sul pianeta è avvenuto attraverso quello che si chiama il brodo primordiale. And as you see, the primordial soup was found in what Darwin called warm ponds, and they were struck by lightning bolts. We've all heard that, we were all taught that. E come forse alcuni sanno già, perché se ne è parlato più volte, questo famoso brodo, chiamiamolo in questo caso la nostra zuppa primordiale, si è formata perché delle pozze di acqua calda sono state colpite da fulmini. This is why in the can you see the lightning bolts are not included. Ecco, invece nella nostra zuppa qui i fulmini non sono inclusi. The lightning bolts supposedly came from that atmosphere A quanto pare i fulmini sono arrivati dall'atmosfera that had no water in it. che però non conteneva acqua. So what would generate the lightning bolts? Per cui come si sono formati questi fulmini? They don't expect anybody to ask that question. Ovviamente non mi aspetto che nessuno di voi risponda. There were no warm ponds at all. There were nothing but scalding beds of lava. There were no warm ponds. It was at 3.8 billion years ago, it was scalding hot. Ecco, a quell'epoca sicuramente queste pozze di acqua calda non c'erano sicuramente. In quel momento, stiamo parlando di 3 miliardi e 800 milioni di anni fa, c'era la Terra, la crosta terrestre era letteralmente coperta da lava che si solidificava progressivamente, ma sicuramente non caratterizzata da pozze d'acqua. So from the very beginning, it's all lies. They know it's lies, and they keep telling those lies because they have nothing better to explain it. Per cui fin dall'inizio si sono raccontate un sacco di fandonie, si sa che si tratta di bugie, però si continua a raccontarle e a crederci perché non c'è nessuna teoria migliore da offrire. From a scientific standpoint, this is what they expect you to believe, that hydrogen cyanide, ammonia, formaldehyde, carbon monoxide, and water, those at the top,
Ecco, la scienza che cosa vuole che la gente creda? Che la presenza di formaldeide, ammoniaca e acqua somehow formed themselves into amino acids, nucleotides, sugar, purines, and fatty acids here in the middle. Abbiano in un certo qual modo formato quello che vedete sulla diapositiva, per cui nucleotidi, acidi grassi, aminoacidi. And that these things magically form themselves into protein, DNA, and lipids to make cells. E che questi poi magicamente si siano trasformati in proteine, lipidi e DNA per poi combinarsi sotto forma di cellule. This is the yellow brick road lie. It's just a lie. Ecco, tutta questa è una bugia. The only reality that you see in this slide is right at the top. L'unica parte veritiera di tutto quello che è contenuto in questa diapositiva è su in alto, è la parte in alto. Those things do exist, but no lab in the world can make them do this. They can't even do that. No lab can do it. Quegli elementi che sono appunto indicati su in alto esistono effettivamente, ma nessun laboratorio sarebbe stato in grado di aggregarli e trasformarli nelle cellule, per l'appunto. And yet they expect you to believe that water in a warm pond with basic molecules in it was struck by a lightning bolt and somehow that became life. E invece si vuol far credere che queste molecole erano contenute in queste pozze d'acqua calda che una volta colpite dai fulmini hanno incominciato a muoversi e a formare cellule. It's an insult to normal intelligence. E questo è un insulto all'intelligenza media. Morons can see this is not true. Anche un demente riuscirebbe a capire che non c'è niente di vero. But if you have a PhD after your name, you have to believe that that is true. Però se a posto al vostro nome c'è un titolo di PhD, quindi di dottorato, eccetera, siete tenuti a credere a questa teoria. It's so wrong, it's embarrassing. Ma è talmente fasulla che è quasi imbarazzante. They should be ashamed, really. E si dovrebbero vergognare. But they have nothing better. Però, dicevamo, non hanno teorie migliori da offrire in alternativa. Fred Hoyle, who Sabrina mentioned in her speech, great British astrophysicist, had a great quote about how hard that would be. He said that the likelihood of a lightning bolt striking a warm pond of simple molecules and to turn that into simple life. Allora, Boyle, che è un astrofisico britannico famosissimo, che è stato menzionato dalla collega qui presente, ha fatto un'affermazione importantissima e dice che la probabilità che siano state colpite queste pozze d'acqua calda da dei fulmini e che abbiano trasformato queste molecole semplici in forme altrettanto semplici di vita is equal to the likelihood of a tornado sweeping through a junkyard and correctly assembling a Boeing 747. È la stessa probabilità che un tornado che vola sopra un cortile di rottami riesca a formare praticamente un Boeing 747. The simplest form of life is as complicated as a jetliner. Anche perché la forma più semplice di vita è comunque tanto complessa quanto potrebbe esserlo appunto un Boeing 747. That simplest form of life is called prokaryotic bacteria, prokaryotic bacteria. Questa forma semplicissima di vita è chiamata procariota, quindi batteri procarioti. Since the mid-1970s, science has known that this, in fact, is what came to Earth. This is how life came to be here since the middle 1970s. E dalla metà degli anni 70 che si sa, ed è stato appunto sostenuto ampiamente, che la vita sostanzialmente deriva da questo, la vita sulla Terra, dai procarioti. You would think that the first form of life would be one kind. You would think it would be one kind only. Ma crediamo davvero che la prima forma di vita fosse solo di un tipo, una sola tipologia? But in fact, the first forms of life to appear on Earth are two kinds. In realtà le prime forme di vita che sono apparse sulla Terra erano di due tipi. As different as apples and walnuts. Diversissime tra di loro. They're called the archaea and the eubacteria. E sono gli archaee e gli eubatteri. And even though there are two distinct kinds,
They all share some basic traits. Ed è vero che sono tipologie diverse di batteri che però condividono alcuni tratti essenziali. They are indestructible. Sono intanto indistruttibili. They can live in anything. In any environment, they can survive. Possono vivere in qualsiasi ambiente, sopravvivere in qualsiasi condizione. They can live in salt. They can live in sulfur. They can live in methane. They can live at very high heat. They can live at very low depth under very high pressure. They can live in anything and survive. They are indestructible. Per cui sono indistruttibili, possono sopravvivere in qualsiasi condizione, in acqua salata piuttosto che nello zolfo, nel metano, a temperature altissime, a profondità enormi e sottoposti a pressioni elevatissime e sono letteralmente indistruttibili. And guess when their bodies show up in the fossil record? Guess when their bodies show up in the fossil record? Guess when their bodies, just what do you assume their bodies show up in the fossil record? E si sono trovate tracce di gas nei ritrovati fossili. 3.8 billion years ago. 3.8 billion years ago. Di nuovo 3 miliardi e 800 milioni di anni fa. You remember the slide with the atmosphere and the lava? Vi ricordate quella diapositiva che vi ho fatto vedere con l'atmosfera, la lava? That's when they show up. E è lì che sono comparse queste prime forme di vita. They are put here. Somebody put them here. E ci sono state messe, c'è stato qualcuno che le ha messe lì. There's no other way for them to get here. Perché non ci sarebbe altro modo per queste forme di vita di apparire altrimenti. And a lot of them came. All these different types came. E si sono avute tutte queste tipologie, tra l'altro che vedete adesso sulla diapositiva. Somebody seeded them here. C'è qualcuno che proprio le ha impiantate sulla Terra. Why would they do that? What would be the purpose? Ma perché mai? A quale scopo? What do prokaryotes do? What service do they perform to warrant being brought to this forming planet? Ma che ruolo svolgano, che funzione svolgano questi procarioti? Perché mai avrebbero dovuto essere impiantati sulla Terra in un momento in cui il pianeta si stava ancora evolvendo, si stava formando? They are anaerobic. The word is anaerobic. Si tratta ovviamente di organismi anaerobici. They don't use oxygen. Che non utilizzano ossigeno, non consumano ossigeno. Their body processes produce oxygen. Perché sono loro stessi a produrre ossigeno. They make oxygen. Appunto, producono ossigeno. If you want to make a planet and start shaping it so that it can support higher life, the first thing you have to do is start making oxygen on that planet. Per cui se si vuole creare un ambiente su un pianeta che possa permettere la nascita, la comparsa di forme di vita superiori, la prima cosa da fare è proprio creare ossigeno. Step 1, make oxygen. Why? What do you need the oxygen for? Allora, primo passaggio, creare ossigeno. Perché? A cosa serve l'ossigeno? Because iron is the most, or one of the most abundant elements in the universe. Iron. Intanto il ferro è uno degli elementi più abbondanti sul nostro pianeta. And on any planet, anywhere, what does iron do with oxygen? E cosa succede quando il ferro si combina all'ossigeno? Questo ovunque, sul nostro pianeta e su altri pianeti. It interacts with oxygen to make rust. Rust. Interagisce con l'ossigeno e forma quella che si chiama comunemente ruggine. And it's extremely reactive. Ed è altamente reattivo. We all know what happens to any piece of iron that's left outside for any time. It will make rust in a few days. Sappiamo tutti cosa succede se si lascia del ferro esposto agli agenti atmosferici, nel giro di pochi giorni si forma la ruggine. The early Earth was filled with rust. E praticamente il nostro pianeta agli inizi era letteralmente coperto di ruggine. So you couldn't have oxygen free to do anything until the iron had all turned into rust. Per cui non si poteva avere particelle di ossigeno libere da poter quindi utilizzare per forme di vita fino a che tutto il ferro presente sul pianeta non si fosse trasformato in ruggine. So for 1.4 billion years, let me go back to this. For 1.4 billion years to 2.8 billion years,
prokaryotes by themselves produced oxygen and tied up all the iron into what are called banded iron formations. Per cui per 1 miliardo e 400 milioni di anni, quindi siamo adesso a distanza da quei 3 miliardi e 800, siamo arrivati a 2 miliardi e 800 milioni di anni fa, i procarioti presenti sul nostro pianeta non hanno fatto altro che produrre ossigeno che si è legato con il ferro presente sul pianeta e ha formato queste formazioni che vedete. There are millions of miles of banded iron formations around the world. Millions of miles of banded iron formations around the world. In tutto il mondo si trovano milioni di chilometri di queste formazioni. But finally, all of the iron was tied up into rust. All of the iron, and now the oxygen that the prokaryotes were producing, and they lived in water, that the oxygen that the prokaryotes were producing now could bubble up into the atmosphere. Quindi alla fine tutto il ferro presente si è legato all'ossigeno, ha formato ruggine e a quel punto l'ossigeno prodotto dai procarioti che vivevano appunto in acqua si è liberato e ha potuto entrare nell'atmosfera. From 2.4 to 2.1 billion years ago, the oxygen came out of the water and hit the methane that was in the atmosphere, the real atmosphere of Earth, methane. The oxygen came up, hit the methane, and it reacted and it turned Earth into what's called a snowball Earth. It covered it completely around with a miles thick covering of ice. Quindi tra 2 miliardi e 400 milioni e 2 miliardi e 100 milioni di anni fa l'ossigeno prodotto dai procarioti in acqua è uscito, è entrato nell'atmosfera, atmosfera che come abbiamo detto inizialmente era formata sostanzialmente da metano, l'ossigeno si è legato alle particelle di metano, ha creato una reazione che ha comportato sostanzialmente la glaciazione, per cui il pianeta si è ritrovato coperto da una spessissima crosta ghiacciata. This period lasted for 300 million years. 300 million years for Earth to get covered in ice, and then it just quit. It just started melting away, and the next phase started. Per cui ci sono voluti 300 milioni di anni per completare la fase di glaciazione del pianeta, dopodiché il ghiaccio ha incominciato a fondersi ed ecco che siamo entrati in una fase successiva. The great oxygenation event is called the Huronian, H-U-R-O-N, Huronian glaciation. Nobody knows how or why it ended. It could have been made to end because it ended fairly quickly, but nobody knows. Per cui questa glaciazione, che ha un nome particolare che adesso non sto neanche a ripetere, si è verificata come abbiamo visto, però nessuno è in grado di spiegare effettivamente come poi è venuta meno, cioè come tutto questo ghiaccio si sia sciolto. But it could have been made to end because the next step of shaping Earth to accept higher life occurred right after the end of it. Per cui subito dopo la glaciazione si è entrati in una fase successiva che è quella che ha sostanzialmente preceduto poi la comparsa di forme di vita superiori sulla Terra. It ended at 2.1 billion years ago, and at 2.0 billion years ago, eukaryotic bacteria were delivered to Earth. They just appeared here. Ecco che questa fase si è conclusa praticamente 2 miliardi e 100 milioni di anni fa. 2 miliardi di anni fa, ecco che compare sulla Terra un'altra forma batterica, gli eucarioti, che sono stati messi ancora una volta sulla Terra. Just like the prokaryotes, the eukaryotes just appear. Boom, they just show up in the fossil record. They're not there one day and the next day they're there. Were delivered here. Per cui, così come era avvenuto con i procarioti, che prima non c'erano, improvvisamente sono comparsi, stessa cosa per gli eucarioti, evidentemente sono stati messi qui. And there are as many types of eukaryotic bacteria as there are prokaryotic, many types. Anche qui tantissime le tipologie di eucarioti. But prokaryotes have no nucleus. They have no nucleus in their cells. Their DNA floats freely. But in the eukaryotes, they have the cell nucleus. Oops, nuts. They have a cell nucleus.
La differenza tra gli eucarioti e i procarioti è che i procarioti non hanno nucleo, per cui il DNA fluttua liberamente all'interno di essi, mentre gli eucarioti hanno questo nucleo che vi è indicato adesso. Everything with cells that has a nucleus is eukaryotic. We humans are eukaryotic. Everything is eukaryotic on Earth except prokaryotes. Per cui tutto ciò che ha nucleo sostanzialmente è di origine eucariotica, l'uomo stesso ha questo, è di origine eucariotica perché le nostre cellule hanno un nucleo, gli unici forme di vita che non hanno un nucleo sono appunto i procarioti. Now, what was special about eukaryotes? What did they do that was so special? Ma che cosa facevano di tanto particolare questi eucarioti? Why would they be brought here? Perché mai avrebbero dovuto portarli sulla Terra? They're so much bigger than prokaryotes, and they make so much more oxygen. Intanto sono molto più grandi dei procarioti e quindi producono molto più ossigeno. Here you see a comparison. Prokaryote on the left, eukaryote on the right. The prokaryote is as big as the little things inside the eukaryotes. Praticamente qui li vedete raffrontati, a sinistra il procarioto, a destra l'eucarioto, e vedete che praticamente uno ha una dimensione tale che riesce a contenere ampiamente l'altro. The Earth was ready for a much bigger oxygen producing machine. A quel punto la Terra era pronta per ospitare una macchina che produceva ossigeno molto più grande. And so it was delivered. And the two work together. The prokaryotes are still here, still making all their oxygen, and now the eukaryotes are here adding to it. So they're making that much more per cui oxygen. Abbiamo comunque entrambi presenti, i procarioti già presenti che producono il loro ossigeno, si aggiungono gli eucarioti che sono molto più grandi e ne producono molto di più. Why do you need so much oxygen? Because the next step you have to provide if you want a planet to be able to support higher life is you need an ozone layer. Perché abbiamo bisogno di tanto ossigeno? Perché in questa preparazione a forme di vita superiori abbiamo bisogno di moltissimo ossigeno per creare il famoso strato di ozono. If you can have all the oxygen you need, but if ultraviolet light is coming from the sun, it will kill all life on the surface of land and all life 2 feet into the water. E ovviamente perché abbiamo bisogno dello strato di ozono? Perché potete avere anche tutto l'ossigeno che volete, ma senza uno strato di ozono che forma protezione nei confronti degli raggi ultravioletti, qualsiasi forma di vita sulla Terra verrebbe letteralmente cancellata. You cannot have higher life without an ozone layer. Quindi non è possibile avere forme di vita superiori senza lo strato di ozono. So the prokaryotes and the eukaryotes built the ozone layer over the course of 1 billion years. E nell'arco di 1 miliardo di anni i procarioti e gli eucarioti hanno creato questo strato di ozono. Oops, sorry. And at 800 million years ago, at the end of that period when the ozone layer was built, we have another 200 million years of glaciation. It's called the cryogenian glaciation. It's like the Earth is put into an incubator for a few million years, few hundred million years, for reasons we don't understand. Quindi al termine della formazione di questo strato di ozono, ecco che per altri 200 milioni di anni il pianeta terrestre viene colpito da un'altra forma di glaciazione, questa volta è una glaciazione che viene chiamata criogenica e che praticamente avvolge la Terra in questa crosta di ghiaccio come se fosse un incubatore, e questa situazione permarrà per altri centinaia di milioni di anni. But as before with the other great glaciation, it was preparing Earth for the next big step in the move to higher life. Ecco, il perché sia avvenuto questo non è dato da sapere, tuttavia sappiamo che avviene perché è una fase che precede quella che poi vedrà l'avvento delle forme di vita superiori sul pianeta. And that occurred with the Great Cambrian explosion. Now this is the whole of life explained from the beginning 4.5 billion years ago, and you see the prokaryotes, the eukaryotes, and then we go to 600 million years. So all that we've talked about up to now, I hope this works, all that we've talked about up to now is from the top part to the left. The eukaryotes, the prokaryotes, and at 600 million years ago, we have the beginnings of the ediacaran fauna, which are very complicated, the first multi-celled complex life, and they last for 50 million years. Ecco, praticamente questo rappresenta tutto
il processo di comparsa di vita sulla Terra. Noi fino a questo momento abbiamo parlato solamente della parte alta, siamo arrivati ai 600 milioni di anni fa, dove vedremo poi l'avvento delle prime forme di vita più complesse, quindi aggregati cellulari più complessi. And then there is the Cambrian explosion at 550 million years ago. Cambrian explosion. I know it's hot in here. I'm as hot as you are. I'm sorry. I wish there was a way to make it better. I'm going as fast as I can. But this is the flow of life from 600 million years ago. You have the Cambrian explosion, and everything comes in the Cambrian explosion, just about. Most of the life form types that we have. It doesn't look like anything on Earth today, but it's the genus type of most species that we have. E allora arriviamo appunto a 550 milioni di anni fa con l'esplosione cambrica, e da lì poi sono derivate praticamente tutte le forme di vita sul pianeta, che ovviamente all'epoca aveva un aspetto diverso da quello che conosciamo noi. Nessuno delle forme di vita che sono venute a formare all'epoca sono rimaste sulla Terra, però contengono il genotipo che è alla base sostanzialmente di tutte le forme di vita sulla Terra che conosciamo oggi. And even science recognizes that they have a problem with the Cambrian explosion, because like the prokaryotes and like the eukaryotes and like the Ediacaran fauna that come before, everything in the Cambrian explosion just appears. It just poof, it's just there overnight, just appears. E anche qui la scienza si ritrova di nuovo con la stessa difficoltà, perché non riesce a spiegare come si sia verificata questa esplosione cambrica, così come non era riuscita a spiegare come erano comparsi sulla Terra i procarioti, gli eucarioti e tutte le fasi successive. A man named Terence McKenna had a great line about how science deals with this. Science says, if you'll just grant us this one miracle, we can explain the rest. Allora, c'è un detto di un personaggio famoso che dice: la scienza afferma che se si è in grado di accettare almeno un miracolo, dopodiché tutto il resto la scienza è in grado di spiegarlo. Well, we don't grant them that miracle. They have to explain it, and they don't explain it at all. We explain it by saying it came here, like everything else, it came here. And all of life comes right up until today in different cycles after there are disasters. And each of these divisions, 443, 354, those are catastrophes that wipe out almost everything on Earth, and new things are brought. E quindi noi ovviamente questo miracolo alla scienza non glielo regaliamo, vogliamo che ci spieghino tutto, e siccome loro non riescono a spiegarlo, una spiegazione ce la siamo data noi, ed è quella che abbiamo già menzionato più volte. Qui tutte queste forme sono state portate sulla Terra. Dopodiché, come vedete, nelle fasi successive si attraversano per l'appunto varie fasi che, come sempre, rappresentano dei cicli che si succedono a seguito di normalmente grandi catastrofi che si verificano e che letteralmente cambiano completamente la fisionomia del pianeta ogni volta che si verificano, fino a poi arrivare ovviamente a tempi, chiamiamoli più recenti tra virgolette, dove vedremo poi la comparsa di forme di vita che noi conosciamo meglio. What science tells us is that everything develops by evolution. Ecco, la scienza intanto ci dice che tutto si sviluppa attraverso un processo evolutivo. You see up in the top right corner are the prokaryotes and the eukaryotes, and everything comes from there. And the key word is transformation. Transformation. One species transforms into another species, and that species transforms into another species, and it gets more complicated as it goes. E quindi spiega, dicevo, la scienza tutto con la teoria evoluzionista. Si parla di trasformazione, e qui lo vedete sostanzialmente rappresentato in questo diagramma: gli eucarioti e i procarioti che si trasformano, che poi danno vita a altre forme di vita che poi a loro volta si trasformano, e così recita la teoria evoluzionista, per cui attraverso la trasformazione una specie si trasforma in altra, e poi in altra ancora, forme di vita sempre più complesse. They do these wonderful diagrams that make it look like that could happen, but there is no evidence that it does. Anyway, there's no transitional species found ever.
Ecco, questo bel diagramma fa quasi sembrare che sia effettivamente vera questa teoria, e tuttavia non esistono delle specie, non sono mai state identificate delle specie, diciamo, di transizione, che testimonino queste fasi di trasformazione da una specie all'altra. With these millions and millions of possibilities, millions, you would think there would be one piece of evidence of one turning into another, if that in fact is how it really happens. Perché è ovvio che se veramente le cose stessero così, su tutte queste milioni e milioni di trasformazioni che si sono avute, dovrebbe trovare almeno una prova di una specie che si è trasformata in altra. Science answers this by saying, oh, it happens so slow you can't see it. E la scienza dà come risposta a questo dubbio il fatto che queste trasformazioni sono talmente lente che non è possibile sostanzialmente seguirle nel tempo, identificarle. Yet we have fossil record segments that are incredibly complete, and there is no transition in any of the fossil records. Things come, they live, they die, they go extinct, but they just appear. Nothing is in transition. Ecco, esistono in realtà dei reperti di fossili ampissimi che dimostrano sostanzialmente l'esistenza di forme di vita che sono formate, sono rimaste sulla Terra per un certo periodo di tempo e poi sono scomparse, ma non c'è segno da nessuna parte di queste specie di transizione. What Darwin saw, and what this is based on, is microevolution. That is real. Things do change in their parts, like the beaks of the finches. Things change in parts, but they don't change in the whole. E questa è sostanzialmente la teoria darwiniana, che dice che in realtà in parte è vera, perché parla di questa microevoluzione che è assolutamente reale, cioè tutto cambia in parte, ma non completamente. These are all still finches. They're still finches. They just have different beaks, and they live in different environments, and they exploit different environments, but they're still finches. No finch is turning into a sparrow. E voglio dire, questi sono tutti, io non so cosa sia, che tipo di uccello sia questo, comunque sono tutti che appartengono alla stessa specie, sono della stessa famiglia, hanno solo becchi diversi, eccetera, però non si vede, e quindi vedete tipologie diverse pur quanto si tratti dello stesso uccello, ma mai un uccello di questi si trasformerà in un passerotto, per esempio. Things can change, but only within specified windows of change. They can't do that. Everything is limited in the degree to which it can change. Per cui il cambiamento è possibile e reale, ma entro certi limiti, quindi si possono avere delle modificazioni parziali, ma non complete, totali. As you see with the tortoises that Darwin saw as well, the ones with the low shells on the top feed on low bushes. The ones with the high shells on the bottom feed on high bushes. E lo stesso lo vediamo in un'altra specie animale, queste tartarughe che hanno carapaci più o meno alti, quelle più alte ovviamente si nutrono brucando arbusti ad altezze maggiori, le altre sostanzialmente, quelle con il carapace più basso, brucano letteralmente per terra. But they're all still tortoises. Però sono tutte tartarughe. They just change in part. They don't turn into a Komodo dragon or something like that. Ecco, e questo testimonia che è possibile un cambiamento, un'evoluzione parziale, ma nessuno di queste si trasformerà mai in un drago del Commodore. So evolution is based on an inaccuracy. Darwin saw microevolution and he extrapolated, he guessed that macroevolution would be logical. But all he saw and all he proved was microevolution, and now we know there is no macroevolution that can be found in the fossil record or in the world around us. Quindi sostanzialmente tutta la teoria evoluzionista si basa su un'imprecisione, perché effettivamente e giustamente Darwin aveva intravisto, aveva visto sostanzialmente l'esistenza di questa microevoluzione e da lì aveva estrapolato, aveva fatto una deduzione automatica pensando che questo si traducesse automaticamente appunto anche in macroevoluzione, cosa che abbiamo visto invece così non è, e quindi sostanzialmente tutto poi è stato basato su questo fraintendimento. Now this is the end of the part about the origins of Earth and the origins of life. Ecco, con questo abbiamo concluso la parte dedicata alle origini della Terra e alle origini della vita sulla Terra. Now we're going to move into hominoids, which is Bigfoot and
that part of it. Adesso parleremo del terzo argomento a cui avevo accennato, quindi gli ominoidi, che sono Bigfoot, l'abominevole uomo delle nevi. Now this is a huge jump. This is a huge jump from the beginnings of life to primates and hominoids, but time is limited. Quindi adesso stiamo facendo letteralmente un balzo in avanti enorme, passando da dove siamo partiti agli ominoidi. All right, we're going to start with monkeys at 33 million years ago. Monkeys appear like everything else, just boom, monkeys are here at 33 million years ago. Quindi cominceremo con le scimmie che sono comparse 33 milioni di anni fa. And monkeys thoroughly dominate the world. They're everywhere, in the trees, in the forests and jungles, for 10 million years. 10 million years the planet belongs to the monkeys. E per 10 milioni di anni le scimmie hanno dominato la Terra, letteralmente, erano presenti ovunque, nelle foreste, dappertutto, insomma. Then at 23 million years ago, tailless apes appear. Poi, 23 milioni di anni fa, hanno fatto la loro comparsa sul pianeta le scimmie senza coda. Apes as we understand apes. There's monkeys with tails, apes without tails. Per cui ci sono appunto scimmie e poi questi primati senza coda. And at 23 million years ago, the apes suddenly appear and they quickly dominate everywhere. Ed ecco che dopo la loro comparsa queste scimmie senza coda hanno avuto sopravvento e sono diventati nuovi dominatori. Monkey populations go down and ape populations explode. Quindi abbiamo visto un calo letteralmente demografico delle scimmie con la coda, le scimmie tradizionali, per vedere invece un incremento della presenza di questi primati. In the Miocene epoch, from 23 million years ago to 5 million years ago, allora, nell'epoca del Miocene, 23 milioni a 5 milioni di anni fa, there were as many as 50 to 100 types of apes. 50 to 100 types of apes. erano presenti almeno tra 50 e 100 specie diverse di scimmie. Nobody's quite sure of the Miocene. There's not a great fossil record there. Non si ha la certezza dei numeri e delle tipologie proprio perché l'epoca del Miocene non è caratterizzata da grandi ritrovamenti di fossili. Now this scene is from today, where you have, again, you have more monkeys today than you have apes. This is not the Miocene. In the Miocene, reverse that. More apes, few monkeys. Ecco, questa è un'immagine che si riferisce alla Terra di oggi, dove di nuovo la tipologia più frequente è la scimmia e non tanto il primato, e viceversa all'epoca di cui stiamo parlando in questo momento si era visto la situazione esattamente opposta, cioè quindi un incremento del numero dei tipi di primati presenti e un calo invece della popolazione delle scimmie. In the Miocene, those apes, all those 50 to 100 apes, there were two basic kinds, two kinds. Sostanzialmente due erano le tipologie nell'epoca del Miocene di questi primati. They're the long-armed Miocene apes and what are called the short-armed Miocene apes. Sostanzialmente quelli con arti superiori più lunghi e l'altra tipologia con gli arti superiori più corti. And the long arms have arms longer than their legs, and so they have to walk like the one on the left, like our quadrupeds of today. Though the ones of today, the four kinds, all have arms longer than their legs, and so they are therefore quadrupeds. Quindi, poiché la specie con le braccia lunghe aveva braccia più lunghe delle gambe, era costretta praticamente a camminare in quadrupedia, così come avviene anche oggi. Sono scimmie che hanno gli arti superiori particolarmente lunghi, più lunghi delle gambe, e questo li obbliga necessariamente alla postura in quadrupedia. But some of the fossils that they find have arms that are clearly as long as their legs, equal to their legs. Sono trovati invece reperti fossili che dimostrano che alcune di queste scimmie avevano invece arti superiori della stessa lunghezza di quelli inferiori, o anche più corti. And when you have that, your arms hang down around your knees. Your arms hang down around your knees. E ovviamente quando si hanno braccia più corte delle gambe, le braccia arrivano all'altezza delle ginocchia. Now, humans, as you can see, our arms are much shorter than our legs. So our hands go, in the middle of our thighs or a little lower. Adesso nell'essere umano è evidente che le braccia sono decisamente più corte delle arti inferiori e arrivano sostanzialmente a metà coscia. Now, how did the short-armed Miocene apes move? E come si spostavano quindi? Come deambulavano le scimmie del Miocene con le braccia più corte? What science says is that they were knuckle draggers. Knuckle draggers. Secondo gli scienziati camminavano appoggiando le nocche delle dita.
In 20 million years, not one of them thought to say, you know, if I stand up, I feel a hell of a lot better. Cioè in 20 milioni di anni nessuna di queste scimmie ha mai pensato, guarda un po', se mi alzassi dritto camminerei meglio, sarei più comodo. Science doesn't allow that. Anche perché la scienza non lo consente. No, they all had, for millions of years, to walk down like that, and not one of them ever said, hey, Lois, I feel better standing up. Per cui, you ought to try it. Per milioni di anni sono state costrette a camminare in quella posizione senza che mai nessuno sia venuto in mente che magari alzandosi dritti sarebbero stati più comodi. It is the height of absurdity to assume that these creatures forced themselves to walk in this painful, awkward position for 20 million years. It didn't happen. Ecco, ed è veramente un livello di assurdità intollerabile pensare che queste creature abbiano per 20 milioni di anni continuato a camminare in quel modo, con posizione scomoda e sicuramente anche dolorosa, senza mai pensare che avrebbero potuto trovarne una migliore. But science cannot allow them to stand up for a reason. Ma c'è un motivo per cui la scienza non consente a queste scimmie di scoprire, prima di 20 milioni di anni, che esisteva una posizione diversa e più comoda. Because if they stood up, it means the stories of today's living hominoids have very powerful evidence for being true. Perché se si fossero messi in posizione retta già prima, questo significherebbe che tutte le teorie sugli ominoidi che abbiamo oggi sono assolutamente fondate. If the Miocene apes stood upright, then what are called pre-humans, the ones that science acknowledge stand upright, which started about 6 million years ago. Per cui se appunto queste scimmie avessero assunto la posizione eretta a quell'epoca, allora gli ominoidi, che sono quelli che si ritiene abbiano assunto la posizione eretta, secondo la scienza, 6 milioni di anni fa, diventando quelli che noi conosciamo come i preumani. So understand, for 20 million years down to about 6 million years ago, they're walking like that, and then suddenly science allows them there to be some upright walking pre-humans. Ecco, per cui da 20 milioni di anni fa a 6 milioni di fa queste scimmie hanno continuato a camminare in quella posizione. Poi a un certo punto si raddrizzano, si portano in posizione retta ed ecco che assumono la posizione tipica del preumani. If you take away the pre-humans, humans don't evolve on Earth. Se escludiamo i preumani, allora poi la razza umana non ha avuto nessuna evoluzione sulla Terra. This is what science can't tolerate. It can't tolerate the idea that humans did not evolve on Earth. E ovviamente questo per la scienza è inaccettabile. Non si può pensare che l'essere umano non abbia attraversato un periodo di un'evoluzione. Because if we didn't evolve here, how did we get here? E allora, anche perché se non c'è stata questa evoluzione, come siamo arrivati a essere quello che siamo oggi? When did we get here? E soprattutto come siamo arrivati qui, quando ci siamo arrivati? And what are we doing here? E che ci facciamo? These are questions they prefer to answer, and they prefer not to have people like me answer. E la scienza preferisce trovare delle risposte a questi interrogativi, non permettendo a persone come me di dare invece spiegazioni alternative. Now, is it possible that there were upright walking Miocene apes? Is it possible? È possibile che ci fossero scimmie o primati comunque che deambulavano già in posizione eretta in epoca miocene? E la risposta è sì. There is a short-armed ape called Morotopithecus at 21.6 million years ago. A short-armed ape, one of the down ones, short-armed ape, 21.6 million years ago, and we have parts of its skeleton. Esiste questa scimmia che risale a 21 milioni 600 mila anni fa, che era una scimmia appunto con braccia corte, il Morotopiteco, di cui si hanno reperti perché abbiamo trovato parti dello scheletro. This is Morotopithecus bones, some of them, and look at its spine bone with the red circle around it. Ecco, guardate la vertebra di questo Morotopiteco che appunto è stata ritrovata.
21.6 million years ago. Stiamo parlando di 21 milioni e 600 mila anni fa. Look how it compares with the human lumbar spine bone. Guardate come si raffronta alla vertebra della colonna lombare nell'uomo. That creature could and did walk upright 21 million years ago. Questo dimostra che quella creatura già 21 milioni e rotti anni fa era in grado di camminare in posizione retta e camminava in posizione retta. Science will not accept that, but the evidence is very clear. La scienza lo nega, ma qui ci sono prove evidenti. Look at this. Lumbar spine bones of gibbons, today's modern primates, gibbons, chimps, there's Maroto, orangutans and gorillas and humans. Which does the Morotopithecus look the most like? Allora, guardate, queste sono vertebre di vari primati che esistono oggi, per cui il gibbone, lo scimpanzé, il gorilla e l'orangotan, raffrontati a quelli del Morotopiteco. A quale assomiglia, e l'essere umano ovviamente, secondo voi a quale assomiglia di più? Again, a moron can understand this, but if you have a PhD after your name, you cannot. Per cui, ancora una volta, anche un demente lo capirebbe, però se avete un dottorato, ovviamente non lo potete accettare. Morotopithecus was walking upright 21 million years ago, and others like it. That means the short-armed apes were not knuckle draggers, they were all walking upright. The long-armed apes were the quadrupeds, and they're still living with us today as the quadrupeds that we know. Per cui il Morotopiteco camminava in posizione retta, così come molte altre scimmie con gli arti superiori più corti, questo già 21 milioni di anni fa, mentre all'epoca le scimmie, i primati che avevano le braccia più lunghe delle gambe, camminavano in quadrupedia, come del resto fanno ancora oggi. And just like the quadrupeds, just like the long-armed apes, the short-armed apes are living with us too, are living with us now. E così come i primati quadrupedi che abbiamo ancora oggi sulla Terra, ci sono anche quelli che camminano in postazione retta. They are the hominoids that we will talk about. Che sono appunto gli ominoidi di cui parliamo adesso. Here's another one, Pyrrholopithecus at 13 million years ago. 13 million years ago. Same thing. More bones, feet look like it can walk upright, its spine bone does. 13 million years ago. Another one. Science rejects it. Doesn't want anything to do with it. Altro tipo di primate, il Pyrrholopithecus, risale a 13 milioni di anni fa. Qui vedete ancora una volta parti dello scheletro molto simili a quello dell'essere umano, la scienza lo rifiuta. And notice where the hands go down to the knees, a short-armed ape. A short-armed ape. Guardate dove arrivano le braccia, arrivano all'altezza delle ginocchia, quindi erano scimmie con le braccia corte. Walking upright. Che già camminavano in postazione retta. All bipedal pre-humans had arms as long as their legs. E tutti i preumani bipedi avevano arti superiori che arrivavano alle ginocchia. We're talking about Lucy, we're talking about Homo erectus, Homo habilis. All of the early pre-humans were short-armed apes because they were walking upright, but their arms go down to their knees. Per cui che sia Lucy, che siano tutti l'Homo erectus o gli altri preumani, tutti camminavano in posizione retta, tutti avevano le braccia che arrivavano alle ginocchia. And yet science doesn't allow a connection between those upright walking pre-humans from 6 million years down and the ones in the deep past. E tuttavia la scienza rifiuta che ci sia questo collegamento tra questi preumani che camminavano in postazione retta 6 milioni di anni fa e quelli che li hanno preceduti. This is how science says bipedality, walking on two legs the way we walk, this is how science says it happened. Così la scienza spiega come l'uomo è arrivato dalla postazione in quadrupedia appunto a deambulare in postazione retta. You had quadrupeds on the left whose arms shrank up enough for them to be able to be knuckle draggers. Praticamente si è avuto un progressivo accorciamento delle braccia che ha portato l'animale a camminare, che camminava in quadrupedia, man mano ad alzarsi in posizione retta. And after a few million years it was able to stand up a little more into that picture. E vedete nel corso dei secoli, milioni di anni, che secoli, milioni di anni, ha cominciato a camminare in posizione sempre più eretta. And after a few million more, they're able to stand more upright still. Fino a diventare un perfetto bipede a distanza di altri milioni di anni. But they're still apes.
They're still apes walking upright. Ma sono comunque ancora primati che deambulano in postazione retta. And what science says is that all this time, the whole time, they're gradually creeping their way out onto the savannah, out of the trees, out of the jungles, out of the safety of the forest, into and onto the savannah. Per cui, e quello che ci dice anche la scienza è che man mano, in questo progressivo raddrizzamento della postura, queste creature hanno abbandonato il loro habitat naturale, che fosse la foresta, la giungla, per entrare nella savana, per avventurarsi nella savana. That these upright apes are going out to conquer the savannah. Quindi sono uscite letteralmente alla conquista della savana. Because we obviously did, because here we are. It had to happen because here we are. We conquered the savannah. We started as apes or ape-like creatures, and we conquered the savannah slowly, gradually. E così deve essere stato veramente, perché sennò non saremmo qui adesso. Quindi effettivamente c'è stato questo progressivo abbandono della foresta, eccetera, per partire alla conquista della savana, che è stata letteralmente conquistata progressivamente, lentamente e progressivamente. Is that remotely possible? Altrimenti questo non sarebbe stato possibile. No, it's impossible. Because at any point in time, these creatures are going out onto the savannah. Però, in realtà, se ci pensate bene, queste creature che si avventurano nella savana e lasciano la loro foresta, la loro giungla, che era invece un ambiente protetto, with no tough hide, senza nulla, senza protezioni, no fangs, no claws, ovviamente non avevano zanne, non avevano artigli, terrible foot speed, very slow, erano lentissimi, si muovevano molto lentamente, stupid as a bag of hammers, non particolarmente intelligenti, and they're going up against the big cats out there, the big cats. E questi si avventurano nella savana, dove si sa che avrebbero incontrato i grandi felini. If one of them dared to come out of the forest onto the savannah, se ci fosse stato anche uno solo di loro che avesse avuto il coraggio di abbandonare la foresta per avventurarsi nella savana, it would be an ice cream sundae. Qualche leone se lo sarebbe pappato come dessert. A bag of meat. Sarebbe stato un bel pasto di carne fresca per il primo felino che avrebbe incontrato. It would be the cherry on top of the sundae. Sarebbe stato addirittura la ciliegina sul gelato. It didn't happen. In realtà non sono andate così le cose. Every single one that tried it would have been dead within an hour or two. Perché chiunque avesse osato avventurarsi nella savana sarebbe... That whole fantasy that science tells and insists is the way it happened is a joke. Quindi tutta questa storiella che la scienza ci racconta, su cui tanto insiste, in realtà è un'altra fandonia. This is the march to humanity that science says really, occurred. Questa è la marcia verso l'umanità che ci racconta, la storia che ci racconta la scienza. This is how science says it happened. It didn't happen this way at all. Not at all. Ma le cose non sono andate assolutamente così. The truth is this. Questa è la verità. There were upright walking hair-covered primates from 21 million years ago to right now today around the world with the hominoids. Unbroken chain of time from at least 21 million years ago, at least 21 million years ago, and probably a little more, right until today. And then there's us. And when do we appear? 200,000 years ago. E quindi in realtà c'è stata la presenza di queste scimmie che camminavano in posizione eretta, coperte di peli, che è rimasta presente sulla Terra da 21 milioni di anni fa o anche prima, fino ai giorni nostri, senza interruzione. E poi ci siamo noi invece, c'è l'essere umano che è comparso 200 milioni di anni fa. So, if it happened that way and these creatures did exist for all that time and they're still with us today, what are they and where are they? Per cui se è così, e se queste creature effettivamente sono state presenti tutti questi milioni di anni fino ai giorni nostri, dove sono? Chi sono e dove sono? They are the hominoids. E sono gli ominoidi. And there are four kinds of hominoids around the world. E se ne trovano 4 tipi.
There's the giant kind, Bigfoot, Sasquatch. Allora, c'è l'ominoide gigante che è il Bigfoot piuttosto che lo Sasquatch del Canada, which you see an example of in the famous Patterson-Gimlin film of 1967. e se ne sono viste immagini ormai famosissime nel filmato di Patterson e Gimlin del 67. Then there is another kind, the Yeti abominable snowman kind. Poi c'è la tipologia Yeti abominevole uomo delle nevi, And they are more man-sized. che sono più dimensioni, diciamo, umane. The giants, the Sasquatch and Bigfoot, are 7 to 10 feet tall. 33, sì. Per cui il tipo gigante sono praticamente 33 metri più o meno, una trentina di metri di altezza. Ah no, scusi, pollici, scusi, stavo pensando feet e ho fatto un calcolo, giusto, sì, 3 metri di altezza. I'm sorry if I can't do it in meters, I don't know, I know I'm 70. Very big, they're big, okay? Big and very powerful, weigh 700 to 800 pounds, I don't know how many kilos, big. E comunque sono anche molto corpulenti, pesano intorno ai 450 kg, insomma, grossi, giganteschi. Abominable snowman Yeti, 7 feet to 5 feet. Smaller, 7 feet to 5 feet. Per cui invece l'abominevole uomo delle nevi e lo Yeti sono più dimensioni normali, 1,50 m, 1,70 m. Another kind you never hear anything about, and by the way, I should have said, the Yeti abominable snowmen live in the Himalayas, only in the Himalayas. Ecco, non ho detto tra l'altro che gli Yeti e l'abominevole uomo delle nevi vivono sostanzialmente nelle catene dell'Himalaya, solo lì. They're not known to be anywhere else. E non si ritrovano da nessun'altra parte. But the Himalayas are a very big range altogether. Però l'Himalaya sappiamo che è una catena estesissima, quindi. In other parts of the world, there is another man-sized kind, 7 to 5 feet tall. 7 to 5 feet tall. They're called almas, collectively almas, A-L-M-A-S, almas. E poi esiste un'altra tipologia che è sempre più o meno le stesse dimensioni, 1,50 m, 1,70 m, che vive invece in altre parti del mondo, che si chiamano almos. And then there's a fourth kind, which is a pygmy kind, 3 to 4 feet tall, and they live in the jungles of the world. E invece nelle giungle abita questa forma più piccolina, di dimensioni più ridotte. The almas dominate in Russia and Central Europe and places like that. L'almos vive soprattutto in Russia, nella zona dell'Europa centrale. But they live on every continent except Antarctica. Every continent except Antarctica, you can find them. E li si trovano praticamente in ogni continente. They live all over the world in deep forests, jungles and swamps. E vivono sostanzialmente in zone coperte da foreste o da giungla o da paludi, zone paludose. That makes up 40% of the arable land of the earth. Che rappresentano il 40% delle terre arabili sulla Terra. They have almost as much land for their own as we have. Almost as much land that they occupy as we do. Ok, occupano praticamente la stessa superficie che occupa la specie umana. Because we tend not to live where they live. Perché noi ovviamente non occupiamo le zone che occupano loro, non viviamo nella foresta o nella giungla. If we want to live where they live, we cut it down. Perché se volessimo occupare quelle zone, ovviamente andremmo a eradicare la foresta e la giungla. They live off the land and have for millions of years. E loro invece vivono in queste zone da milioni di anni. They're a big population. And don't believe that they're not there. They've been there for 21 million years. They are there. Sono una popolazione molto numerosa e esistono, ripeto, vivono in queste zone da 21 milioni di anni. Now, knowing that and proving that, or proving it to the satisfaction of the world and science, are two different things, and it's very hard to prove at that level. But we do have the Patterson film as one of the best proofs that we have. È vero, un conto è saperlo, un conto poi è dimostrarlo, su due cose diverse, però ci sono queste immagini di Patterson che, voglio dire, parlano da sole. Now, no matter what you hear about that film, the criticism that you will hear, the truths about that film are very simple. Indipendentemente da tutte le critiche che sono state mosse a questo film, esiste una verità incontestabile. As she walks along, you've all seen this film, as she walks along, you see her muscles rippling under her skin of her thigh and her shoulder
as she walks in the sunlight. Immagino che tutti voi l'abbiate visto questo filmato e si vede che mentre cammina la muscolatura delle braccia e delle gambe si muove letteralmente, freme. When they slow it down, you can see the muscles moving. Al ralentì si vede chiaramente i muscoli che vengono attivati. And when she turns, as she turns here, you see those very large breasts and they move exactly like breast tissue would move. E quando si volta si vede chiaramente le mammelle che si muovono esattamente come si devono muovere le mammelle. Impossible to fake that. Impossible to fake that. Sarebbe impossibile falsificare un'immagine in questo modo. But also, if it was a person in a suit, you would have to glue the suit to the skin to try to make it ripple, and you can't do that. Se, voglio dire, se anche uno avesse voluto, per dire, riprodurre questo movimento, questo fremito dei muscoli su un abito, facendo con Photoshop, magari aggiungendo l'abito, sarebbe stato comunque difficilissimo riprodurre il movimento anche solo della stoffa che genera il muscolo che si muove. As soon as you glue it, it won't work. Per cui per quanto uno abbia tecnologie raffinate non riuscirebbe a riprodurre un movimento muscolare come quello che si vede in questo filmato. In 1998, the BBC, for a documentary, did their best to recreate the Patterson film. Nel 98 la BBC ha fatto un tentativo di riprodurre le immagini che aveva registrato Patterson. But they couldn't find a person who was as bulky as the Bigfoot scene in that film. They couldn't find anybody of those dimensions. Però intanto non sono riusciti a trovare nessun soggetto che avesse le dimensioni fisiche di quello ripreso da Patterson. And especially notice the arms. They couldn't find somebody with arms that dangle down to their knees. E non sono riusciti neppure a trovare qualcuno che avesse le braccia che arrivavano all'altezza delle ginocchia. The Patterson-Gimlin film is real. Per cui le immagini del filmato di Patterson e Gimlin sono reali. Roger Patterson is dead, but Bob Gimlin is still alive, and I've talked to Bob Gimlin about it, and I assure you that guy is an absolute straight shooter. He was there. It was real. E tra l'altro Patterson è mancato, ma Gimlin è ancora vivente, lui ha avuto modo di incontrarlo e di parlargli e vi garantisco che quello che lui afferma è vero perché lui era presente e queste immagini sono reali. Now, this is the Minnesota Iceman. It was shot and killed in 1967 by a man named Frank Hansen. Ecco, e questo invece è... Sì, l'uomo del Minnesota si chiama sostanzialmente, che è stato ammazzato nel 67 da Frank Hansen. Minnesota Iceman. All right. Frank Hansen was the wrong man to kill this creature because he was just a cheap carny hustler, carnival hustler. If it had fallen almost into the hands of anybody else, the hominoid question would have been over in 1967. But the wrong man shot the creature. Ecco, purtroppo le sorti di questa creatura sono state nefaste perché è finito proprio nelle mani della peggior persona che poteva incontrare, che appunto l'ha ammazzato. Se invece fosse caduto in mani migliori, probabilmente oggi tutta la diatriba sugli ominoidi sarebbe stata risolta, anzi sarebbe stata risolta nel 67. To keep from being accused of having murdered a primitive human of some kind, Hansen told many lies about how he came to own the body. Per cui per non essere accusato di aver ucciso un rappresentante degli ominoidi, Hansen ha raccontato tutta una serie di frottole riguardo a come era entrato in possesso del corpo, del cadavere. To avoid being accused of murder, he had a model maker in Hollywood make a model that looked like the real one. Allora, intanto per non essere accusato di omicidio, ha fatto riprodurre un modello da un artista che lavorava a Hollywood di questa creatura. So that whenever authorities like the FBI came to talk to him about it, he would show them the model. Per cui quando è stato interrogato dall'FBI ha mostrato il modello. But the other one he didn't show to authorities. He would show that out on the carny circuit, but when they came to see it, he showed the model, which had no bones in it. Per cui non ha mostrato in realtà il corpo vero alle autorità,
che usava invece ovviamente per dimostrazioni a scopo di lucro, e quando è stato interrogato all'FBI ha mostrato il modello che ovviamente non aveva uno scheletro. So the truth of it is, what happened was he killed it in just cold blood, deer hunting. He was deer hunting at his home in Minnesota. Quindi cosa è successo? In realtà lui l'ha ammazzato a sangue freddo, era a caccia di cervi in Minnesota. It was apparently running away from him, saw him and was running away. A quanto pare l'ha visto, questo ha cercato di fuggire. He shot it in the middle of the back. Lui le ha sparato letteralmente nella schiena. It blew a big hole in its chest as the bullet went out. It blew a hole right here. E il proiettile fuoriuscendo ovviamente ha lasciato un foro. You can see that hole right there in that picture of it, E lo right in vedete the il middle of the foro chest. sul petto sostanzialmente. So the bullet severed its spine and it fell to the ground, but it was still alive. Per cui ha colpito in effetti la colonna vertebrale, il proiettile poi è fuoriuscito ed è caduto a terra. Hansen walked up to it with his rifle to kill it by shooting it through the head, so he moved to the front of it. It lifted its left arm up to protect its face against the gun. Per cui, siccome era ancora vivo, Hansen si è avvicinato e ha cercato di sparargli in testa, per cui guardandolo sostanzialmente dall'alto, di fronte, e lui, la creatura, ha cercato di proteggersi con una mano. He shot it in the wrist, shattered the wrist. Per cui ha sparato, in realtà il proiettile ha colpito il polso, ha letteralmente sbriciolato le ossa. The bullet went in the left eye socket. È entrato nell'orbita di sinistra. Blew out the back of its head. Ha sfracellato il cranio posteriormente. Blew this eye apart so that the liquid came out of the eyeball, but the eyeball itself hung down on the face like a teardrop. Per cui ha sparato anche il bulbo oculare di destra che è fuoriuscito e appenzolato dall'orbita come se fosse una lacrima. And then he took the body, cleaned it off, put it in a 7-foot refrigerated container that he could freeze, put glass over it and take it around the country to show it to people. Per cui l'ha preso, poi l'ha ricomposto, l'ha messo in un congelatore, l'ha letteralmente congelato e poi l'ha portato in giro così, a scopo dimostrativo per farci dei quattrini. I saw it in 1976 when I was 30 years old. Io l'ho visto quando avevo 30 anni, nel 76. And I can assure you that was a real dead body under that ice. E vi posso garantire che quello congelato era veramente un cadavere. Every one of its wounds was leaking bloody plasma up to the surface of the ice in tendrils, ribbons of pink bloody plasma up to the circles on the top of the ice. Tra l'altro proprio sulla superficie del ghiaccio erano affiorati rivoletti di sangue. Tendrils were coming out of the chest hole, out of the eye holes, out of both nostrils, and out of the corners of its mouth, and its teeth were bloody. Per cui c'erano filamenti di sangue che fuoriuscivano da tutte queste parti che erano state colpite, per cui le orbite, dai lati della bocca, dal naso. Anyone who saw this knows it was real. I denti erano coperti di sangue, per cui chi l'avesse avuto modo di vederlo si rendeva conto che non era un pupazzo, che era un vero cadavere. Many lies are told about this, but it was real. Cioè, anche qui sono state dette tante bugie, ma questo era vero, era reale. And here you see the picture with the wound, very clear, but when Hansen allowed magazine articles and things, they had to clean it up and make it seem more human and not shot like that. Quindi lo vedete qui, si vedono chiaramente le ferite dei proiettili e poi ovviamente per mostrarlo anche attraverso la stampa eccetera è stato un po' ripulito, ricomposto e alla fine l'aspetto è molto più umano di quanto non fosse in origine. Now the third proof we're going to talk about is Zana. Zana from Russia. La terza prova dell'esistenza di questi ominoidi ci viene da Zana, che è stata ritrovata in Russia. She was a captured almaz, the kind in Russia, a captured female almaz type hominoid. Quindi è, se vogliamo, uno dei pochissimi esempi di sesso femminile ritrovati tra gli ominoidi. She was turned into a slave in a village called Tikhina. Era stata catturata in un villaggio
si chiamava Attichina, ed era stata portata via come schiava. Because she was so strong, primates are 5 to 10 times as strong as we are. She was so strong, she was made to carry water and fetch wood and carry grain sacks and do heavy labor that women would have to do, or men, and she would just do it very easily. E questo perché ovviamente era molto forte, gli ominidi sono almeno da 5-10 volte più forti dell'essere umano, quindi lei era fortissima ed era stata catturata per poterle fare lavori pesanti, portare l'acqua, la legna, tutti i lavori che fanno solitamente, dovrebbero fare gli uomini, spesso in quelle zone fanno le donne, ma lei essendo molto forte ovviamente li poteva fare con più agio. She was also a sexual slave to the men of the area. E era diventata anche una schiava sessuale per soddisfare le voglie appunto degli uomini della zona in cui era stata portata. 8 times she was made pregnant by human men. È stata messa incinta 8 volte da degli uomini, esseri umani. 4 lived to adulthood. E 4 di questi figli hanno raggiunto l'età adulta. As humans. Ed erano esseri umani adesso. They looked kind of like her, but they were much more like humans. They weren't covered with hair like she was. They were much more like humans, even though they were not exactly humans. Ecco, assomigliavano comunque alla madre, però erano molto più umani nell'aspetto, non erano ricoperti di peli. When she died in 1890, there were people, when this research was being done in the 1960s, there were still about a dozen people still alive who were at her funeral, who remembered her when they were children. E nel 1960, quando è stata fatta questa ricerca, c'erano ancora 12 persone in vita che avevano preso parte al suo funerale, che Zana era morta nel 1890, quindi al momento di questa indagine c'erano ancora persone che avevano assistito al funerale. So they got a very clear picture of how she was in life, how she behaved, how she looked, how she behaved. Ed erano tutte persone che sapevano, si ricordavano benissimo com'era, come si comportava. All of these details are available. E tutte queste informazioni sono accessibili, sono disponibili. But the key is that her youngest son quit. This is him, her youngest son. E questo è il figlio minore. Who was a very big, robust man, as you can see from his skull. Anche lui era un omone di grosse dimensioni, forte, lo vedete dal cranio, il raffronto tra il cranio. That's his skull versus a female, normal-sized human female. Questo è il cranio di Quitt rispetto invece al cranio di un uomo di sesso femminile. Her 4 children lived and produced offspring. E anche questi 4 figli che sono arrivati all'età adulta hanno avuto progenie. This is Quitt's daughter, this is his son and daughter. E qui li vedete, insomma, figli, nipoti. Excuse me, this is Shalico, his son and his daughter. These are grandchildren and a great-grandchild. This is Quitt's wife on the left, Maria. All of these people and their descendants are alive in Russia today. Ecco, questi sono tutti discendenti diretti di Zana e essi stessi hanno discendenti che sono tuttora viventi in Russia. All it takes is a mitochondrial DNA test to show if they have different mitochondrial DNA. Ecco, basterebbe fare un test del DNA mitocondriale per verificare se effettivamente hanno un DNA mitocondriale in comune o meno. No scientist does that to prove that the story is not true. Ma nessuno l'ha mai fatto per dimostrare che appunto questa storia è vera. Because they know the story is true. Perché lo sanno, anche gli scienziati, che è una storia vera. And they don't want the proof on the record. Però non lo vogliono dimostrare in maniera evidente. I'm going to finish now. Okay, now this is the last slide of this part and we're going to have the break after this. People always ask, if hominoids are out there and they're so common, why can't we find them? Ecco, con questa poi chiudiamo questa parte, ci sarà la pausa. E per concludere voglio fare proprio riferimento a un'altra storia che risale a molto tempo fa, cioè la storia del panda. Ci si chiedeva se il panda esiste, perché non lo vede nessuno? The panda was the hominoids of the 1800s. Il panda praticamente è l'ominoide del XIX secolo. There were legends that kept coming out of China about a black and white bear that was a vegetarian and only ate bamboo. C'erano leggende che arrivavano di tanto in tanto dalla Cina che raccontavano di questo orso bianco e nero che era vegetariano, si nutriva solo di bambù. Every scientist knew you could have black bears, brown bears, white bears. Gli
scienziati invece sostenevano che c'erano orsi bianchi, orsi neri, orsi marroni. But there were no two-tone bears. Ma non esistevano gli orsi bicolore. And all bears were omnivores, ate anything. E che poi soprattutto gli orsi sono onnivori, tutti gli orsi sono onnivori. No such thing as a vegetarian bear. E che non potevano esistere orsi vegetariani. So all scientists, without ever going to China, said it's impossible. Per cui gli scienziati, senza neanche magari essere mai stati in Cina, dicevano no, è impossibile. Then in 1869, a French naturalist saw the hide of one on a wall in China. Allora, nel 1869 un naturalista francese si recò in Cina e dall'alto della muraglia cinese, remember that date, 1869. ricordo la data, è 1869. He was able to capture one, a living one, and he tried to get it back to Paris, to France, but it died on the way. No, sul muraglia cinese non c'entra niente. In quell'occasione, ripeto, 1869, riuscì a vedere un esemplare di panda, lo catturò, cercò di portarlo in Francia, ma durante il viaggio il panda morì. But he delivered the body so everybody knew it was real. Però portò il corpo, se non altro, per cui finalmente si seppe che non era leggende ma era realtà. Every zoo and every university in the world sent expeditions to Sichuan province, China. You see, it's not much bigger than, I guess, Spain, to find and bring in a living panda so that they could show it and make a fortune. People would pay to see a living panda. Per cui a quel punto tutti gli zoo del mondo mandarono spedizioni nella zona dello Sichuan, che è un'area non più grande probabilmente della Spagna, per andare a catturare questi famosi panda e poi farci quattrini. Just like people would pay very much to see a living hominoid right now of any kind. Anche oggi immagino che sarebbero molti pronti a sborsare quattrini per vedere un ominoide. So swarms of hunters went into Sichuan province, China. Swarms trying to find the next one. Per cui ci furono letteralmente migliaia di cacciatori che si recarono in Sichuan a cercare un esemplare di panda. Now it sounds pretty easy, doesn't it? It sounds like an easy job. No, sembra una cosa facile secondo voi, no? This is a black and white animal living in a green background. Questo è un animale bianco e nero che vive in un ambiente prettamente verde, cioè foglie. Very easy to see. Non deve essere difficile da vedere, no? Very slow moving. Si muove lentamente. Lives in the daytime. Sta fuori sostanzialmente is alla active in the luce del daytime. giorno. And is really, really stupid. E non è particolarmente brillante, insomma. Now, how hard do you think it would be to compare that to a hominoid that is big, fast, lives at night, and very smart in its environment? Ecco, secondo voi che rapporto ci potrebbe essere tra il panda con queste caratteristiche e l'ominoide che invece è grosso, si muove velocemente, si muove soprattutto di notte in un ambiente che conosce benissimo? How long do you think it took to get the next panda? Sapete quanto ci è voluto prima che venisse catturato l'esemplare di panda successivo? 60 years. 60 60 years. anni, 60 anni. 1929. Allora, siamo arrivati al 1929. They had given up about 1900, they just gave up. They just said it has to be extinct. Cioè, fino alla fine del 1800 si era a quel punto rinunciato ad andarlo a cercare perché si pensava si fosse estinto. In 1929, American President Teddy Roosevelt's two sons, nel 29 i due figli di Roosevelt, il presidente americano all'epoca, Teddy Jr., the oldest, and Kermit, Teddy Jr., il più giovane, e Kermit, were out hunting in Sichuan province, China. Just hunting. Se ne sono andati a caccia in Sichuan. Teddy Jr. shot and killed the next panda in 1929. E fu proprio il più piccolo dei due figli a sparare a un panda in Sichuan nel 29. And everyone got excited about it. Ci fu una grande ondata di entusiasmo. And they started making toys of it. Si cominciarono a fare i soliti gadget, i giocattolini a forma di panda, which were called Teddy's Bear. che divennero i famosi orsacchiotti poi. And that's where the term teddy bear comes from. È da lì che poi viene il termine orsacchiotto, teddy bear. Pretty cool.
That's the end of this part. We're going to do the Star Child after the break. Thank you. Con questo abbiamo concluso la prima parte e dopo parleremo della seconda.